On Inside Serie A this week, we look ahead to the 2023-24 campaign, covering every team in the Italian top flight on a tour of the nation. In the Eternal City, eternal rivals. Lazio look to build on a super second place. Roma seek to sharpen their edge. The two giants of Milan both have Champions League ambitions, but they'll again battle to conquer Serie A. And we start with the story of last season's winners, Napoli. Dominant, determined, and a joy to watch. Let's relive the climax of their campaign. And there's the goal! And it's you-know-who! It's his ball in, Simeone! Kvaratskhelia now for Osimhen! And Di Lorenzo! Kvicha, Kvaratskhelia, and still Kvaratskhelia! This is Raspadori! The eyes of the world are trained on the marathoner, the perfect stage for the class of 23. Pronti per questa magnifica festa e forza Napoli, forza Napoli, vincere qui e andare contro tutti e ci siamo riusciti. Pensa, l'ultimo scudetto l'età di mia figlia, abbiamo aspettato 33 anni, sudato, meritato, il nostro sogno. Siamo una famiglia di 9 bambini, più mio marito siamo 11 e siamo tutti tifosi per Napoli. Maradona è il nostro cuore. Per noi non è una semplice vittoria, per noi è una rinascita di Napoli, non è solo del calcio. Thousands of miles from Naples, but the support is just as passionate for Napoli. In New York City they are ready to celebrate the third scudetto. Sale ragazzi, ci siamo, sono già 200 persone. Io sono nato e cresciuto a Napoli, arrivo a New York nel 99, lavorando per un'azienda di telecomunicazioni italiana. Nel tempo comincio a sentire la mancanza di casa, divento ristoratore, porto la pizza napoletana a New York. Da lì un binomio che si associa subito, Napoli, pizza napoletana, Napoli calcio, qui dobbiamo proiettare le partite del calcio italiano. Si è ricreata come una piccola Napoli qui a New York, quindi aiuta a ridurre la distanza. È un'esperienza nuova che ho voluto vivere con piacere, perché a parte era un viaggio già organizzato da tempo, quello di venire a New York. C'era un po' il rammarico di dire mamma mia, proprio nel momento di un'eventuale festa potrei trovarmi dall'altro lato del mondo, invece mi sono sentito a casa in questo magnifico posto, in questa magnifica città. Un messaggio per i napoletani. Ragazzi, siamo lontani, 5.000 km di distanza, 6 ore di fuso orario, però sempre vicini e mai come oggi saremo uniti nel gridare insieme Forza Napoli. Allora, ci sta questo ragazzo con il giubbino della squadra che ha preso l'andazione dal muro e si è scesa. La moglie ha detto, arriva dall'avvocato e si è separato. Sì, c'è qua. La sua mai viene mia moglie che si ritira, me ne caccia domani mattina. Non sa niente. Per l'appunto voi state vedendo i ganci fabbricati vicino alla chiesa del 700 e sì in alto c'è San Vincenzo, perché questa è la chiesa del Vincenzo. Proprio la chiesa deve sostenere il fuoco. In questo momento c'è bisogno di sostenere la TV.
È una questione di fede comunque in ogni caso. The most memorable season in a generation is set for its Hollywood ending. Inter have beaten Lazio, and Napoli know with victory here against regional rival Salernitana, they will be champions. A new corner taken too, with Zielinski off the pitch. Raspadori sends it in! Unlikely of scorers to give Napoli the lead. An hour that felt like a lifetime. Boulaïdia, nicely done. Still Boulaïdia! Salernitana shock Napoli. 7 minutes to play, and the title celebrations have been curtailed. But on the day when the world and the country was expecting Naples to once again be... Non è andata come volevamo perché qui eravamo in tanti, però non ci dispiace prolungare la festa. The center of the Italian game. Siamo un pochino tristi per oggi, ma ce la faremo sicuramente giovedì e scenderemo di nuovo qui per festeggiare. Prima se il problema era vincere lo scudetto, adesso il problema è dove festeggiare lo scudetto. It's Salernitana who have thrown a massive spanner in the works. Ci aspettavamo un finale diverso, però alla fine stanno ancora festeggiando, stiamo festeggiando, festeggeremo oggi, giovedì, domenica, fino a fine campionato. Napoli will have to do it all again on Thursday in Udine. When you've waited 33 years for something, what do 4 more days matter? It's Udinese Napoli. It's a day with history. Abbiamo fatto tantissima strada, ma non solo di chilometri, anche di tempo. Però noi siamo sempre presenti, siamo sempre qui per la nostra squadra, per i nostri colori. Forziamoli! Io tifo Napoli, lui in realtà no, è udinese, però è per... spirito di solidarietà, per un ricordo che abbiamo. First thing to do is to finish the Scudetto thing mathematically. It doesn't matter if we win or draw. It's important we finish tonight. Sono del 99 io, quindi non c'ero. L'ho vissuto tramite i ricordi di mio padre, che c'era tutte e due, è sempre stato il mio pallino, perché poi quando me ne parlava io accusavo dicendo però un giorno chissà se lo vivrò anch'io. Ce l'abbiamo fatta dopo 23 anni, perché ho 23 anni, ce l'abbiamo fatta e quindi manca veramente un pizzico. Adesso è una goduria perché sono i miei figli, è spettacolare. Lui è il terzo, a me il primo. E quindi essere il primo è una cosa tutta loro. È come fosse la prima volta. Spero di vedere la squadra. Io sì me la sento. Serie A. Come si dice a Napoli? Come si dice a Napoli ce lo stiamo attrezzando. Come dice Spagna. Significa ce ne stiamo scoperto piano piano queste carte. Dai suora, in nome del Signore! For Luciano Spalletti, it has only heightened the anticipation as every Neapolitan is glued to their screens for part 2 of the Partenopei Scudetto finale. And time for glory. Now they're looking more of an attacking threat, Udinese, trying to show their pride here at home. Udogi into Lovric, is wide open. Lovric scores!
This time, Onghissà. Noi si cerca di immaginarci quello che è la felicità della gente. Però poi è quando li vedi veramente le felicità, la contentezza, la gioia, che ti rendi conto su quella che è la dimensione che ricevono loro da questa vittoria qui. The man who has led the line all season is the one to get the goal that will win them the scudetto. Via, ce l'abbiamo fatta, siamo campioni d'Italia. Campioni d'Italia! Es algo increíble, algo maravilloso. Creo que se lo merecía Napoli, la gente de Napoli, los napolitanos. Lo estoy viviendo al máximo. Creo que es algo muy especial para mí, para mi país. Creo que es algo histórico para nosotros. The 33-year wait is over. Napoli are the champions of Italy. Son poca gente que puede ganar un scudetto. Y bueno, estoy en esa lista y me siento muy contento. Questi sono ragazzi che lasciano pezzi di cuore da tutte le parti, perché sono persone sensibili, persone semplici, vere, vogliono far bene il loro lavoro. Hanno dimostrato questo durante questi 2 anni, che volevano dare questa felicità, e è giusto che ora se la prendano un po' anche per loro, perché questo scudetto se la sono meritata. E poi Napoli è per te, forza Napoli! Napoli are the Italian champions, 33 years on. Aggiudica la Serie A Team 2022-2023 il Napoli! They win the title for the 3rd time in their history. Luciano Spalletti's Napoli, the champions for 2022-23. Per me è stata un'emozione grandissima. Speriamo che lo vinciamo di nuovo, no dopo 33 anni, un po' prima. Forza Napoli! It's time to start our Italian tour from the capital. One of Rome's 2 great teams. Last season, the Lazio half of the Eternal City celebrated a superb 2nd place. The Biancocelesti breezed through an excellent campaign, bettered only by champions Napoli. Olympia, their eagle mascot, oversaw a sensational season. Milinkovic-Savic. And now it's Pedro. Luis Alberto! Stunner! Victories over Inter, Juventus, Milan and Napoli, plus a derby double against Roma, saw Lazio race into a Champions League place. And in goes Zaccagni. The big moment is taken by Mattia Zaccagni. All that despite being without injured captain and star striker Ciro Immobile for most of the campaign. And the fact that Immobile has stayed on during this summer transfer window has been the best news for Lazio fans after Sergej Milinkovic-Savic left the club. With Immobile in form, a season ticket will be well worth it. Luis Alberto, that's clever. Milinkovic-Savic, Immobile! That is Lazio at their best. Sarri's continued presence in the dugout is a further cause for optimism. Biancocelesti supporters appreciate his real bond with the club, as well as the style of football he favours. Sarri ball, as Chelsea fans dubbed it, has reached new heights in Rome. Lazio score a lot, rarely concede, and have fun along the way. Last season, Ivan Provedel kept 20 clean sheets and was named the best goalkeeper in Serie A.
Further forward, Lazio have added new signings Valentin Castellanos and Daichi Kamada. Lazio look good ahead of the new season. Another adventure in store, including Champions League football. The third act of Jose Mourinho's drama at Roma is soon to be staged. The title, Backline Brilliance. The Giallorossi signed French centre-back Evan Ndika from Eintracht Frankfurt to further solidify their already impressive defence. C'est une position que j'affectionne depuis mes premiers pas. Il y a tout, il y a la concentration, il y a la vitesse du jeu aussi, il y a la relance. C'est ce qui fait vraiment plaisir ici, essayer de stopper les attaques adverses. C'est ça l'essence d'un défenseur. Among Ndika's new teammates, academy graduate Edoardo Bove. The midfielder is ready to take off after becoming Mourinho's super sub last term. Per me credo sia stata una stagione, al di là dell'importanza, proprio una stagione consapevole, la definirei, perché sono arrivato a una consapevolezza dei miei mezzi, no? Alla fine della stagione ho avuto la possibilità di ritagliarmi maggiore spazio e questo mi ha dato grande fiducia. Quindi riparto quest'anno con la massima carica, sperando di far bene e continuare su questa strada. Having won the Conference League in 2022 and reached the Europa League final in 2023, Roma seek a starring role in this season's Scudetto race. C'est un championnat très ouvert à tous. On a vu que l'année dernière, on a vu que sur ces 3-4 dernières années, c'était toujours un gagnant différent pour le Scudetto. Donc je pense que c'est ouvert et la Roma a toutes ses chances, oui. Sicuramente ripartiremo da quello che abbiamo fatto, ma poi nel calcio bisogna sempre confermarsi e quindi daremo di tutto per farlo anche quest'anno. Moving north, let's fly to Bergamo. Bergamo is home to Italian football's one and only dea, Atalanta. Last season's fifth-place finish underscored the European ambitions of owners, the Percassi family. Zapata! Highland, brilliant! The team finished 2022-23 on a high with a 5-2 home victory over Monza, a great chance for Nerazzurri fans to acclaim their side. Would you believe it? Get the party started here at the Gevis Stadium. Rasmus Højlund has left the club, but Gianluca Scamacca's signing from West Ham has freshened things up, together with fullback Mitchell Bakker. They want me and I had some conversations with them and last year play against them twice. For me the feeling was important and my feeling was good, and it is also a good team with a lot of quality, and for me it was important the feeling, and that gave me a good feeling, and so I chose Atalanta, and I'm very happy. Atalanta kick off their campaign away to Sassuolo. Coach Giampiero Gasperini will be beginning his 8th season in charge of the club. Andando avanti negli anni, a volte ti chiedi anche se è arrivato il momento che non dai più soddisfazione sufficiente, invece quello che ha dimostrato la gente allo stadio, ha sempre riempito lo stadio, ha sempre sostenuto la squadra, è sempre stata comunque soddisfatta e questo per me è la molla più importante poi per andare avanti. From one end of the boot to the other, Lecce.
There's change at the top for Lecce. Arrivederci to Marco Baroni and benvenuto to Roberto D'Aversa. We met the former Parma and Sampdoria coach at the Salentini's Folgaria training camp. Il fatto di poter lavorare comunque con una squadra che per un allenatore dove vuole dare i propri concetti, i propri principi, è fondamentale che ci sia apprendimento e quindi che ci sia attenzione, che ci sia voglia di migliorarsi, e soprattutto il fatto che è la prima volta che allena al sud, quindi la passionalità della città, della tifoseria, ti fa spingere ad accettare immediatamente una soluzione, una proposta, un club come quella del Lecce. D'Aversa has a rock at the heart of his defence. Federico Baschirotto was one of Serie A's best centre-backs last season. Cerco solo con il mio spirito di trascinare il gruppo, a dare sempre il massimo ogni giorno, a spingersi sempre un po' di più oltre l'asticella. È quello che porto io in campo e spero di trascinare tutti questi miei ragazzi e i miei compagni all'obiettivo finale. Still south, but Campania. Salerno, here we come. In Salerno, last season saw a successful fight to beat the drop. Paolo Sousa will seek to kick on from there this term. And Domagoj Bradaric can't wait to experience once more the great vibes at the Arechi Stadium. Salernitana fans are amazing, especially you can see here. Every day they come here to support us, so it's amazing. Also, when we play at home, the atmosphere is beautiful, and it gives you more motivation to do more for the club. Last season, of course, it was great for the club. We stayed in the league safe. Of course, this year we want to improve more, to be more safe in Serie A. For that, we will need to improve some things. But from last season, we had some good victories against some big teams. And I think for this year, this needs to be our motivation. We restart from Milan, home to La Scala del Calcio. Quality and revolution. These are the guiding principles upon which Inter have been building their new squad. The Milanese giants already had one of Serie A's finest midfields, with the likes of Nicolo Barella, Henrik Mkhitaryan and Hakan Çalhanoğlu contributing commitment, assists and goals. Nicolo Barella! It's a wonderful Inter goal! Yet the senior management have strengthened further, bringing in Davide Fratesi, a former Sassuolo starlet. Back post, arriving Davide Fratesi. That's some midfield for Simone Inzaghi, who last season guided the Nerazzurri to the Champions League final and triumph in the Coppa Italia. But along with quality, there's revolution. A real revolution up front. Edin Dzeko and Romelu Lukaku have left the club, and young talent Marcus Thuram was signed to replace them. Mi affascina perché mio padre ha giocato in questo campionato, allora sarà bello di giocare nel stesso campionato che mio padre, in una grande squadra come l'Inter, e non vedo l'ora di giocare a San Siro. There is some consistency in attack. The celebrated Lautaro Martinez has been named as captain and will lead the team from the front. Lautaro Martinez! This is very much the honeymoon period with Inter. Andre Onana left the club together with seasoned skipper Samir Handanovic, leaving a vacancy in goal. Switzerland international Jan Sommer has come in from Bayern Munich to provide security at the back. So that's it, quality and revolution. And a clear target for the Nerazzurri, challenging for a 20th Scudetto and a second star on their shirt. On the other side of the city, Inter's rivals prepared for the new season with a summer spending spree.
USA international Christian Pulisic is set to star up front with a man who's earned his stripes for Milan. Bravo, molto bravo. È un giocatore importante che viene anche per aiutare la squadra a alzare il livello tecnico di qualità. Il Milan che conosco anche di prima, siamo stati abituati a giocatori di qualità, di fare la differenza 1 contro 1, 2 contro 1, fare gol, giocate anche. Pulisic è un giocatore così. Sempre bello ritrovare i miei compagni, il mio allenatore, Danello. Le vacanze è stato perfettato con la mia famiglia, ma è ora di tornare a allenarsi con i miei compagni, che c'è una stagione importante di fare bene. Rafael Leao, and still Rafael Leao! Fans' favourite Rafael Leao will be wearing the number 10 shirt this season. Ho parlato con il direttore, ho chiesto il numero, mi è stato troppo facile perché ho sentito subito fiducia di loro. Il numero 10 di Milan è stato sempre importante, è stato qua giocatore importante come Costa, Sidorf. Rafael Leao, 96th minute. He's still got speed to spare. Leao! Io quando sono arrivato qua, il mio obiettivo è essere un punto di riferimento del Milan e di portare la mia squadra, portare questo club al top. Quindi questo era il numero giusto. After finishing 4th last season and reaching the Champions League semi-finals, the target this term is silverware. Sereno, però con la responsabilità di fare bene, di continuare a fare bene per aiutare la mia squadra a arrivare a quel livello che secondo me l'ultima stagione non siamo arrivati. Sento già un'ambizione di tutti di fare bene questa stagione. Moving on, we fly to Tuscany's capital, Florence. Fiorentina have a brand new base this season, Viola Park, a modern sports complex east of Florence that houses the club headquarters and the training pitches. Here, Vincenzo Italiano's men have been working hard ahead of the 2023-24 campaign. Siamo veramente orgogliosi di quanto hanno fatto la dirigenza, vanno fatti i complimenti perché è veramente un centro sportivo di alto livello e ci farà esprimere anche al meglio per noi, no? E secondo me uno dei centri sportivi migliori, diciamo, dell'Italia. In terms of personnel, Moroccan midfielder Abdelhamid Sabiri has joined from Sampdoria. The 26-year-old should give La Viola extra bite in attack. Now it's Sabiri from distance! And with him in the side, they might just have a chance. Io dare sempre il massimo, sempre il 100%. Voglio fare i gol, voglio fare assist, voglio vincere tutte le mie azioni anche in fase difensiva. Questo sicuro e l'altro vediamo. Tuscany, there's never too much. Here's Empoli. The priceless moment. Roberto Piccoli's equaliser at Sampdoria in May secured Empoli's Serie A status after a tricky campaign for Paolo Zanetti's men. There have been some big-name departures over the summer: Guglielmo Vicario, Fabiano Parisi and Niccolò Cambiaghi. But the Tuscans have brought in goalkeeper Elia Caprile from Bari, experienced striker Emanuel Jazzi from Spezia, and on loan from Milan, Daniel Maldini. Maldini!
Perhaps best of all for Empoli fans, the club have retained Tommaso Baldanzi. The 20-year-old aims to continue his development with the Tuscans, who have a strong tradition of nurturing talented young Italians. We stay in central Italy, but move on to Frosinone. Serie B winners Frosinone are back in the top flight for the third time in a decade. As they target a stay in Serie A, they've appointed former Roma and Sassuolo coach Eusebio Di Francesco, who's champing at the bit after a 2-year break. Mi mancava tanto il campo. Avevo il desiderio di tornare ad allenare. Appena rientrato in campo, già dal primo allenamento mi sentivo a casa mia. Mi sentivo a mio agio. Ed è quello che amo. La cosa che ho detto ai miei ragazzi principalmente era quella di avere grande coraggio. Ho citato il libro Lasciare il passato nel passato perché a volte ci ancoriamo a quelle che sono state le cose positive o negative. E io dico, entrambe le voglio mettere da parte e partire una sorta di anno zero, che deve essere quello per ricominciare. Life among Italy's elite is never easy for promoted teams, but Di Francesco is up for the challenge. Beh, quest'anno per noi lottare per qualcosa di difficile, per la nostra Champions, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, cercando di mantenerci stretta questa categoria. L'obiettivo è questo. Sappiamo che sarà un percorso difficile, lungo, attraverso gioie e dolori, benissimo, ma noi dobbiamo essere pronti a questo e tutto il contesto, tutto l'ambiente si deve preparare ad essere squadra in tutti i sensi, perché poi è un po' come le famiglie, no? Nei momenti di difficoltà non bisogna abbandonare nessuno. Back north but by the sea, the beauty of Genoa. Nine-time title winners Genoa have bounced straight back, ensuring the city still has one Serie A side. And the focus is on strikers. Head coach Alberto Gilardino scored 174 top-flight goals in his playing days. Can headline signing Argentine-Italian attacker Matteo Retegui follow in his footsteps? Sicuramente ci sarà da inserire all'interno di questo gruppo degli elementi che ci permetteranno di colmare questo gap con le squadre che sono da tantissimi anni in Serie A e che fanno da tantissimi anni questo campionato, e soprattutto le dirette concorrenti che lotteranno con noi per il traguardo finale, che ad oggi è la salvezza. The Rosso-Blu have a tradition of fielding influential Argentines. The best known was Diego Milito, nicknamed El Principe. The latest to bid for that crown has heritage on his side. Mi bisnono es genovés, así que de parte de mi papá. Así que es el destino, tenía que jugar acá, tenía que jugar qui, así que estoy molto felice. Forza Genoa. Across the sea to Cagliari in Sardinia. Cagliari are back in the big time. The Sardinians weren't exactly wowing Serie B until Claudio Ranieri's unexpected appointment back in December changed everything. Boris Radunovic manned the Rossoblu's goal in every game last season and helped his team to triumph in the playoff finals.
Queste vacanze sono passate più veloci di tutte le vacanze. Io non vedevo l'ora di tornare in campo e fare allenamenti. Anche dopo una settimana avevo voglia di tornare subito a Cagliari. Ogni giorno era bellissimo perché sempre ricordi di ultima partita di promozione in A. È stata proprio una cosa straordinaria. Ho avuto quella fortuna di giocare bene in playoff e di aiutare la mia squadra di fare una promozione in Serie A. La sensazione si è cambiata proprio in un momento. È stata una fine gara veramente bellissima, proprio inspiegabile. Il campionato di Serie A è un campionato tra i più difficili al mondo, quindi siamo consapevoli tutti che non sarà un campionato facile. Quest'anno spero di fare stessi clean sheet come l'anno scorso. È buono fare 16 clean sheet, soprattutto in Serie A. Sarà difficile, dobbiamo essere tutti pronti a non subire tanti gol. Stanno arrivando nuovi acquisti, quindi spero che troviamo proprio un spogliatoio come l'anno scorso. Quindi fare la salvezza di quest'anno, poi vediamo per l'anno prossimo. We start over in Piedmont, home to Turin. Adesso sto meglio, ho recuperato dall'operazione che ho fatto 10 giorni fa. È stato un infortunio un po' sfortunato, non è stato un intervento secondo me cattivo, lui voleva cercare la palla, però io ero peso morto, lui è arrivato a 1000 all'ora e quindi mi ha preso la clavicola e si è fratturato. Quando pensi di rientrare? Per agosto, inizio agosto, fine luglio. So, thanks to that clash with Sevilla's Nemanja Goudet, Nicolò Fagioli had his right arm in a sling when the Juventus midfielder was awarded with Serie A's Under-23 MVP in early June. Quando me l'hanno detto ero felicissimo perché comunque è un premio importante per me. Comunque è stata una stagione difficile, però nel frattempo è stata bellissima a livello personale. The Englishman in towards Fagioli. That is a splendid goal. Stunning from the substitute. Just what Juventus needed. Il gol con Lecce è stata un'emozione fantastica perché è stato il mio primo gol con la maglia della Juventus e poi è stato della vittoria dell'1-0, quindi ero felicissimo di aver aiutato la squadra ed ero felicissimo per aver raggiunto questo traguardo che sognavo fin da quando ero piccolo. Kostic, and still he squared in for Fagioli. La settimana dopo con l'Inter no, non me l'aspettavo, però ero pronto per giocare. E per fortuna abbiamo vinto, abbiamo fatto una bellissima partita e poi ho avuto anche fortuna un po' sul gol, però penso che me lo sia meritato. Instead it's Fagioli. That's a glorious pass. Kostic! Sono caratteristiche che ho, il lancio e l'assist sono cose che mi piace fare tantissimo e quindi quando i miei compagni fanno gol sul mio assist io sono solo che contento. Vlahovic! Back to the future. Classy touch from Di Maria. Fagioli swings it in. Arkadiusz Milik applies the finish. Now there's space for Fagioli's pass. Chiesa. Before the injury, the domestic season had ended on a high. Beats to Fagioli! Il gol di Cremona è stato comunque un gol bellissimo e all'inizio ero così felice perché non segnavo da 5-6 mesi, poi mi sono reso conto che avevo fatto gol alla mia ex squadra a cui sono molto affezionato e quindi mi sono fermato subito. After a summer of recovery, this Italian youngster is eager to forge a future with the club that his family has supported for generations.
Io sono sempre stato tifoso della Juventus fin da piccolo perché comunque i miei genitori erano tutti juventini, i miei nonni anche. Quindi questa tradizione continua. A livello personale per la prossima stagione chiedo di far più gol, più assist. Questo penso sia fondamentale per la squadra. Fagioli's commitment, along with the pace of USA international Timothy Weah, one of Juve's summer signings, bode well for the bianconeri as Massimiliano Allegri prepares for his third campaign since returning to Turin. Another mountain range surrounded Torino for their training camp in the Dolomites. Captain Riccardo Rodriguez took care of the team's mental preparedness. È sempre una cosa bella quando siamo insieme. Secondo me il gruppo si conosce adesso da tanto. Provo con tutti a parlare. Loro devono anche sapere che possono venire sempre da me se c'è un problema. Abbiamo fatto il primo anno 50 punti, secondo 3 in più. Secondo me abbiamo perso le partite che non abbiamo meritato perderla. Abbiamo perso punti che hasta oggi non lo capisco. Però così è il calcio e dobbiamo farlo meglio adesso. Slide is now with Vlasic wide open. Rizzi! Toro defeated both Milan and Lazio in the second half of last season. And with the permanent signing of Nikola Vlasic, they'll take confidence from displays like these. Non era bello quando abbiamo vinto contro loro due, che secondo me abbiamo giocato meglio di loro anche. E per quello io dico sempre che noi possiamo vincere contro tutti, perché siamo una squadra fastidiosa. Dobbiamo adesso dimostrare ancora e credo che si può fare, sì. Moving on, Bologna, at the heart of Emilia-Romagna. Bologna battled on and off the pitch last term. Respected former coach Sinisa Mihailovic passed away in December. And before the World Cup break, the team was in the lower reaches of the table. Thiago Motta's men proved to be resilient, though, and by reaching 54 points, they set a new Serie A record for the club. Some veterans were released during the summer, but key players like last season's top scorer Riccardo Orsolini will be joined by, in keeping with the modern game, youngsters picked up from all over Europe. Back in Lombardy, just north of Milan, Monza. Monza was Serie A's surprise package last season, comfortably finishing mid-table in their first appearance on Italy's grandest stage. They'll be determined to shine this term too. The Brianzoli will honour the memory of former owner Silvio Berlusconi, who passed away in June. Ha dato tanto per questa società, ha voluto tanto e l'ha portata dalla Serie C alla B, alla A e senza di lui è un momento difficile, ecco, perché comunque la sua mancanza si sente. Dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto lo scorso anno, anche se penso che quest'anno sia ancora più difficile, perché riconfermarci non è mai facile. Penso che comunque questo gruppo è un gruppo di persone fatte per bene, buoni giocatori, e quindi c'è tutto per far bene. And we're off to Udine in Friuli. Don't call them a surprise package. Udinese are all about planning, strategy and foresight. The Friulani have become a model of good management. Beto, I don't believe it. Beto puts Udinese back in the lead. And Arslan completes the route for Udinese.
Their strong performance, especially in the early stages of last season, have encouraged the group, which has been reinforced over the summer without compromising the balance sheet. And as part of the team's development, a new technical director, Federico Balzaretti, will bring new ideas to a project that seeks to keep on surprising Serie A. Back in Emilia, to Sassuolo. In the Dolomites, fresh air and fresh faces for Sassuolo. The new arrivals include centre-forwards Cristin Volpato and Samuele Mulattieri, as well as central midfielder Daniel Boloca. But don't compare him to Davide Frattesi. Boloca non è il sostituto di Frattesi, ha caratteristiche diverse. Sicuramente doveva arrivare qualcuno, sono usciti Frattesi a Rouy, è arrivato Boloca, quindi alla fine a centrocampo abbiamo preso un giocatore e ne abbiamo persi due. Se sarà paragonato a Frattesi non sarà positivo, non è quello l'obiettivo, anche perché non ha quelle qualità. The Neroverdi had an uncharacteristically tough time last season. As ever in football, they'll learn from the negatives and focus on the positives. Il campionato è lì dietro l'angolo e inizierà già con delle difficoltà importanti, perché già alle prime di campionato affronteremo delle big, ma così è. Il Sassuolo deve fare un campionato pensando alla stagione scorsa agli errori fatti, agli ostacoli superati, attraverso anche uno spirito di gruppo, cosa che delle volte è mancato nelle stagioni precedenti. We travel north to Verona in Veneto. Zola! What a save from Montipo! Neanche in un film forse sarebbe finita così bene. Ancora oggi forse non mi sono reso conto di quanto sia stata importante quella partita, ma è stato veramente un momento epico che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa. Lorenzo Montipo can boast last season's highest save tally. Cometh the hour, cometh the man. The keeper literally saved Verona in the relegation playout. Avendo giocato nelle serie minori, come Serie B e Serie C, sapendo com'è, so quanto mi costerebbe tornarci e so quanto tengo di conseguenza la Serie A. Verona don't want to relive that stress and hope new signings like Riccardo Saponara will ensure a smoother ride this term. Il nostro obiettivo è la salvezza, cioè il nostro scudetto è la salvezza senza ombra di dubbio. Speriamo di raggiungerla in maniera più semplice senza arrivare allo spareggio quest'anno. Our journey ends where it started, in Naples. So, back to where we started. Champions Napoli have parted company with title-winning coach Luciano Spalletti. All smiles, though, as a well-known figure in Italian football has taken the reins. Former Roma boss Rudi Garcia. The Frenchman's known for stylish attacking football, and these players shouldn't have any difficulty adapting. Mario Rui. Now it's Kvaratskhelia, and this is Zielinski. It's a brilliant Napoli goal. Kim Min-jae's departure was compensated by Nata's arrival. And the club have held on to highly regarded world-class players like their Georgian winger Kvaratskhelia! And the league's top scorer. And now Osimhen getting the wrong side of Smalling. Osimhen! That is world-class! And it might well prove to be the winner.
And with those two up front, get ready for a pyrotechnic title defence. There are plenty of early season highlights for you. The champions kick off away to promoted Frosinone. On match day 3, there's a meeting of last season's top 2, Napoli-Lazio. And the Milan derbies on match day 4. And that's just the start of it.